quella che vi stiamo per raccontare è la storia di Martina, una ragazzina di 13 anni affetta da una malattia rarissima, di cui soffrono solo 60 persone in tutto il mondo. Una malattia degenerativa di cui purtroppo si conosce ancora ben poco. Sono Jessica, ho 38 anni, abito ad Orzinuovi, sono la mamma di Martina, una bambina con una malattia ultra rara che si chiama SPG50. È una malattia degenerativa, genetica, che comporta un ritardo psicomotorio grave. Dopo quanto tempo avete scoperto la malattia di Martina? 12 anni. Siamo stati senza diagnosi praticamente per tutto questo tempo, fino a luglio dell'anno scorso. Martina è una delle 3 pazienti in tutta Italia a soffrire di questa malattia rarissima, a cui solo pochi mesi fa, dopo 12 lunghissimi anni, gli esperti sono riusciti a dare un nome. Ma facciamo un passo indietro. Partiamo dall'inizio, no? Certo. Ci racconti un po' la storia di Martina, quando hai scoperto di essere incinta, come è andata la gravidanza e tutto quanto. Certo, allora ho scoperto di essere incinta, avevo 25 anni, la gravidanza è andata benissimo, la bambina cresceva bene, quindi la bambina è nata a gennaio del 2008, era una bambina apparentemente sana e le prime visite filtro dal pediatra erano ottime, quindi la bambina cresceva, non aveva nessun tipo di disturbo, finché a dicembre di quell'anno Martina ha cominciato ad avere delle convulsioni febbrili che hanno acceso in noi il pensiero che potesse avere qualcosa che non andava. E da quel momento sono partite una serie di indagini genetiche, un continuo dentro e fuori dagli ospedali, una serie di visite con gli specialisti, ma senza risultati. Ho passato diversi ospedali, dottori, ma il più delle volte mi allargavano le braccia e mi dicevano: signora, non sappiamo che cos'ha sua figlia. Non mi davo pace. Passano i mesi e ad un certo punto Jessica scopre di essere nuovamente incinta. È nato l'altro mio bambino, Andrea, e grazie ad Andrea Martina ha cominciato a tirare fuori un po' più di quello che era il suo potenziale, ha cominciato a parlare di più, a volerlo imitare, quindi le cose andavano comunque abbastanza bene. Quanti anni di differenza hanno? 2 anni, quindi è stata una cosa molto ravvicinata e fortunatamente Andrea è un bambino sano che adora la sua sorellina, si amano, e quindi siamo andati avanti così per un bel po'. Allora Andrea, com'è Martina come sorella? Martina è una bambina speciale, ha bisogno di molte più attenzioni e la si apprezza così com'è. Il fratello Andrea è stato uno stimolo importantissimo per Martina. In casa la fa giocare, la aiuta ad alzarsi e asseconda ogni sua esigenza. Guarda, Martina, ma guarda, Certo. così, ora. Ma la mamma Jessica non si dà pace e continua a lottare per cercare di scoprire qualcosa di più sulla malattia della figlia. Ho provato a fare un ultimo tentativo al Best di Milano. Lì siamo state ricoverate, hanno preso il nostro DNA e anche lì però ci hanno detto: signora, noi per il momento non abbiamo una diagnosi, ci lasci il DNA, ci risentiremo poi. A luglio 2020 arriva la diagnosi. Arriva la diagnosi, sì. E ti arriva come? A luglio dell'anno scorso mi ha chiamato la dottoressa del Besta e mi ha detto: Jessica, abbiamo un nome. Ecco, io lì sono andata in crisi, perché non lo so, è come se me l'avessero definita malata in quel momento lì, perché avevo la certezza che Martina fosse malata. Avessi una malattia. Esatto, siamo andati da lei, ci ha spiegato appunto che questa malattia si chiama SPG50, è una malattia ultra rara perché in Italia abbiamo solo 3 casi e nel mondo 60, quindi è proprio una rarità. Martina ci ha spiegato brevemente di cosa si tratta, anche perché essendo una malattia nuova non possono darci grandi spiegazioni su quello che sarà il futuro di Martina o su come si evolverà, e sono uscita da lì con questa diagnosi. Crisi totale, perché insomma non è stato semplice, e per fortuna ho un compagno che mi sta vicino e mi ha aiutato a tirarmi su da quel momento, e poi da lì ho detto: io devo fare qualcosa, non posso stare qui con le mani in mano, e ho preso in mano il cellulare, ho cominciato a cercare SPG50, mi sono usciti migliaia di risultati tutti in inglese e ho scoperto che a Boston, al Children's Hospital, un dottore iraniano sta eseguendo appunto una ricerca per trovare una cura per i bambini affetti da SPG50. Questo l'hai scoperto tu autonomamente? Sì, esatto, sono stata io perché non mi davo pace. La malattia di Martina la rende dipendente dagli altri per ogni singola azione della giornata, richiedendo un'assistenza 24 ore su 24. Assistenza che non è sempre sufficiente per fare in modo che tutto vada per il verso giusto. Andrea steso. E quindi Martina decide di cambiare aiutante. Poi la mia mano, va bene? Allora facciamo così, Andrea, filma tu. Non so come si fa. Vai, tanto sto già filmando. Ci mettiamo qui? No. Là?
Ok. La malattia di Martina è veramente qualcosa di pesante, cioè lei non dovrebbe parlare, non dovrebbe camminare. Grazie al cielo Martina mi dicono che è un po' un miracolo, perché si fa capire in modo un po' così, non molto articolato, però si fa capire, si esprime, non tutte le cose di cui ha bisogno te le chiede, cammina molto male, ha un problema di equilibrio, per cui lei potrebbe essere in piedi appoggiata ad un tavolo e tutto ad un tratto boom, cade per terra, quindi deve essere seguita, non può essere lasciata sola mai. Quindi è un bel impegno sia per la famiglia sia per chi poi viene qua a seguirti la bambina. Suppongo che anche a livello economico sostenere una situazione del genere sia piuttosto impegnativo, no? Sì, molto, soprattutto in questo periodo, che è il periodo estivo, le scuole sono chiuse, abbiamo degli aiuti a parte di ATS, abbiamo un assistente che viene 25 ore al mese, io ne faccio Significa 24, meno di un'ora al giorno. esatto, e io ne faccio 24 a settimana di lavoro, tutto il resto a carico della famiglia, quindi io devo pagare una persona per venire qui a assistere Martina mentre io sono al lavoro, non una persona qualunque. Non è una babysitter. Esatto, non è una babysitter, deve essere una persona che conosce Martina, le sue esigenze, che sia capace anche in caso che andasse di traverso qualcosa di aiutarla, insomma ha una responsabilità diversa rispetto a una babysitter di un bambino, passami il termine, normale, un po' più autonomo. Martina non è autonoma. Ed è proprio la mancanza di autonomia a creare ogni giorno nuove difficoltà. Cioè, per esempio, non c'è un pulmino che possa portare a scuola Martina. No, non c'è un pulmino con una pedana. Quindi io mi sono trovata a dover modificare gli orari di lavoro, farmi aiutare per portare Martina alla scuola media. Però Martina ha una mamma che ha la fortuna di poterla portare a scuola e chissà quante altre Martine ci sono. Io tengo a sottolinearlo perché ho anche un datore di lavoro che è riuscito a venirmi incontro, perché anche qui non è tenuto a farlo. Ci sono i 3 giorni di 104, quelli hai e quelli ti tieni. Non è detto che ti debbano fare dei turni di lavoro agevolati perché tu hai un bambino disabile. Io sono riuscita ad ottenere questo, ho avuto la fortuna di poterlo fare, grazie al cielo, però ok, io l'ho fatto. Oggi è Martina, domani è un'altra Martina. Quindi io voglio veramente picchiare i pugni sul tavolo per ottenere quello che è un diritto di tutti i bambini, poter andare a scuola e poterlo fare anche se sono su una sedia a rotelle. E ci mancherebbe altro, ma la domanda che sorge spontanea in queste situazioni è la seguente: è economicamente possibile creare cure specifiche per così pochi pazienti? Io penso che solitamente la ricerca verso questo tipo di malattie non abbia alcun interesse per le case farmaceutiche. Però un barlume di speranza arriva da Boston. Esatto. Perché secondo te arriva da là? Negli Stati Uniti una famiglia di un bambino che ha SPG 47, che è sempre un tipo di paraplegia spastica ma diversa da quella che Martina fa sempre parte di questo gruppo, ha fondato un'associazione che si chiama Cura P4, si sono messi insieme e hanno cominciato a raccogliere fondi. Negli Stati Uniti questa cosa ha preso molto piede e quindi sono loro che finanziano questa ricerca attraverso iniziative, beneficenze e quant'altro. Quindi non essendoci un interesse qui a livello nazionale, io ho pensato poi di fare un'associazione per aiutare questa ricerca perché è quella che ci sta a cuore alla fine. E adesso qui ci arriviamo perché tu qualche settimana fa hai parlato con una giornalista di una testata locale, hai raccontato la storia di Martina, la storia di Martina è uscita sul giornale e da lì è successo qualcosa di inaspettato prima di tutto e di bellissimo, perché ho notato veramente nelle persone una voglia di aiutare incredibile. Io sono stata veramente contattata, cercata su Facebook, lavoro in un supermercato qui ad Orzinuovi, quindi venivano a cercarmi per chiedermi come stava Martina, per dirmi cosa posso fare per te, mi davano addirittura dei soldi dicendo questo è quello che io ti posso dare, ma ti prego non dirlo a nessuno, però io voglio aiutarti. E questa cosa mi ha fatto un enorme piacere perché veramente è una cosa bellissima, però dall'altra parte mi ha fatto pensare, perché dico io non posso prendere dei soldi così dalle persone che si fidano di me, mi sembrava quasi di approfittare della cosa e quindi in me è nata l'idea di poter fare qualcosa alla luce del sole. e quindi da lì l'idea di creare un'associazione. L'idea di creare un'associazione Che si chiama? che si chiama Un raggio di sole per Marti. Si chiama così perché io la definisco il mio raggio di sole. Martina è la mia luce nei momenti bui e ce ne sono stati tanti, ce ne sono ancora, però lei mi ha sempre dato la forza per andare avanti ed ora che posso fare qualcosa di concreto per lei e non solo per lei, io voglio lasciare qualcosa a Martina e quindi l'ho chiamato Un raggio di sole per Marti. E ovviamente l'obiettivo primario è La beneficenza ovviamente,
pronte per sostenere appunto Cura P4 e il Children Hospital appunto sulla ricerca di questo tipo di malattia, seguire comunque anche tutti gli altri bambini che necessitano di queste cure, perché non c'è solo Martina, in questo studio fanno parte anche tutti gli altri bambini di tutte le altre paraplegie spastiche, e quindi riuscire a donare il più possibile a loro, con un occhio di riguardo ovviamente a Martina, perché se questa cura ci sarà, e noi ce lo auguriamo, se dovesse essere un medicinale che esiste già, il protocollo potrebbe essere inviato in Italia, quindi potremmo fare la cura anche qui. Se si tratterà invece di un farmaco di quelli ultra costosi, bisognerà andare a Boston e fare poi la cura lì, e quindi saranno delle spese comunque importanti, e la gente mi ha detto: se possiamo aiutarti anche in questo lo faremo. Tu dici noi, ma chi ci sta dietro questa associazione? Allora, dietro questa associazione ci sono mio fratello e mia sorella, quindi Mattia e Michela, c'è una mia zia Maria Rosa, c'è la dottoressa Cristina Vertua che già lavora nel sociale, Caterina Vertua che è la mia sorella per scelta, e poi c'è Giulia Bassini che è l'assistente ad personam di Martina. Giulia ha iniziato a lavorare con Martina che era giovanissima e ha fatto tutto questo percorso con lui, e quindi per me è una persona di famiglia. Ci siamo messi noi 7, abbiamo messo in tavola le nostre idee, ci stiamo mettendo tanto impegno e speriamo di poter organizzare al più presto qualsiasi cosa possa essere utile per raccogliere e poi anche progettare qualcosa, perché non è che si fa solo cassetto, cioè esatto, bisogna anche far vedere che comunque vogliamo fare, abbiamo voglia di fare, ci sono tante cose per la testa, ecco, adesso bisogna concretizzarle un po'. E se anche voi volete aiutare Jessica e Martina a fare qualcosa di bello, potete fare una donazione di qualsiasi importo all'associazione Un Raggio di Sole per Marti, e potete condividere questo video affinché altre persone possano conoscere e sostenere questo progetto. Un'altra cosa che ci tengo a dire è che questa associazione come obiettivo ha anche comunque quello di aiutare le famiglie del territorio ad orientarsi in questo mondo che è quello della disabilità, che è veramente una giungla per una mamma, perché mi sono trovata a 26 anni a non sapere da che parte andare, cosa fare, se i pannoloni me li passavano, cioè comunque veramente difficile, e se io dal piccolo della mia esperienza posso aiutare qualcun altro, che ben venga. Infatti tu per telefono mi dicevi, qualora, ovviamente ci auguriamo di no, non dovesse esserci una cura per Martina, i soldi raccolti saranno comunque reinvestiti sul territorio, assolutamente a favore di tutte disabili. le persone disabili. Sì, questo è il mio desiderio, perché io per Martina, ma anche con Martina, per gli altri voglio riuscire a fare qualcosa di concreto. Ce la mettiamo tutta. Non so. Dai.